Bentornati su Mind Gen Gap. Andiamo subito con la prossima domanda. Cosa vogliono davvero i giovani dal mondo del lavoro? A. Posto fisso. B. Stipendio alto. C. Remote working in giro per il mondo. O D. Team building una volta al mese. Scelgo la C, remote working in giro per il mondo. Se avete risposto la C, allora siamo molto d'accordo che la generazione Z vuole cose davvero differenti dalle generazioni precedenti. Le priorità dei giovani sul lavoro sono cambiate rispetto al passato e questo sta avendo un impatto anche sulle aziende, che devono conoscere queste differenze per evitare boom di licenziamenti e fuga di talenti. E vi dico già che questo non sta accadendo solo in Italia. Quindi conosciamoci meglio. Quali sono le differenze principali tra la generazione Z e quelle precedenti sul lavoro? Voi della generazione Z ditemi se vi ci ritrovate. 1. Lo stipendio. Che banalità, In realtà non proprio, perché non stiamo parlando di voler a tutti i costi diventare ricchi. I giovani vogliono semplicemente essere pagati in modo adeguato per il lavoro che fanno e sono meno disposti a farsi sottopagare. Questo perché il costo della vita continua ad aumentare, così come la paura di non essere mai stabili finanziariamente. In questo contesto, uno stipendio dignitoso non è solo una questione di giustizia, è la base minima per poter vivere dignitosamente. 2. Punto fondamentale. Oggi i giovani sul lavoro vogliono benessere mentale. Puntano ad un buon equilibrio vita privata e lavorativa, così tanto che secondo le statistiche per la maggior parte di loro è ancora più importante della carriera. Anche perché purtroppo per un giovane su 3 il lavoro è una fonte importante di stress. Orari impossibili, pressioni, mancanza di riconoscimento e ambienti tossici che pesano sul desiderio di rimanere o di cambiare azienda. Il 75% della generazione Z avrebbe voluto prendersi una pausa per stress, ma meno della metà ci è riuscita. E tra chi ce l'ha fatta, 1 su 5 ha persino mentito sul motivo dell'assenza. Ma il benessere non è più un lusso, è una priorità. 3. La generazione Z vuole un lavoro che abbia significato, che li faccia sentire utili per la comunità e in linea con i propri valori. Anche qui i numeri parlano chiaro, il 76% della generazione Z ha detto di voler lavorare per aziende che si impegnano per il bene comune, mentre 1 su 4 ha controllato le politiche ambientali dell'azienda prima di candidarsi. 4. La crescita personale. Imparare cose nuove per loro è parte del lavoro. Il 70% delle nuove generazioni dice di studiare almeno una volta a settimana per migliorare le proprie competenze e desiderano delle aziende che supportino queste competenze. E ne aggiungo un'ultima, il rapporto con i manager. Questo è forse il punto dove si sente di più il divario generazionale, perché tra il manager che i giovani vorrebbero e quello che spesso si ritrovano c'è un abisso. La generazione Z non cerca solo un capo che gli assegni compiti e controlli che li abbia eseguiti, vogliono un leader che li faccia migliorare, che li valorizzi e che abbia anche a cura il loro benessere mentale. Di fatto hanno un'idea più sana del lavoro, anche nei rapporti. Anche perché, soprattutto in Italia, abbiamo ancora un modello di manager autoritario, ancora molto diffuso, che genera sfiducia, disaffezione e distacco emotivo. E cosa succede quando i giovani non si sentono valorizzati, non percepiscono benessere mentale sul lavoro o pensano di non ricevere uno stipendio meritocratico? Beh, cercano altrove. Anche perché questa generazione, rispetto alle precedenti, è molto meno legata all'idea di restare nello stesso posto di lavoro per tutta la vita. E questa tendenza è stata accelerata dalla pandemia, che ha modificato profondamente la nostra percezione di sicurezza e di futuro. Molti giovani hanno già cambiato lavoro e molti altri stanno pensando di farlo. Quasi la metà dei giovani intervistati in tutta l'Unione Europea ha dichiarato di voler cambiare entro un anno. E tra chi resta si sta diffondendo sempre di più un altro fenomeno, il quiet quitting, ovvero lavorare lo stretto necessario, nessun coinvolgimento emotivo, nessuna disponibilità extra, nessun legame con l'azienda, un modo per proteggersi. Il fatto è che secondo un'indagine il 57% degli HR italiani ritiene che questi cambiamenti non siano tanto causati dal mercato del lavoro in sé, ma da un cambiamento, appunto, nel senso che le persone danno al lavoro, una vera e propria trasformazione culturale. Il gap tra ciò che i giovani cercano e quello che trovano sul lavoro sta avendo un impatto concreto sulle aziende. Prima di tutto questo turnover di lavoratori ha un costo. Formare persone che poi se ne vanno significa sprecare tempo, energie, ma anche soldi. E c'è anche un'altra criticità, perché le aziende stanno affrontando una vera e propria doppia perdita. Da un lato le competenze di chi va in pensione e dall'altro quelle dei giovani che non riescono a trattenere. E in mezzo a questa frattura generazionale si gioca il futuro del lavoro. E se pensate che questo sia un problema solo italiano, beh, non è proprio così. Un sondaggio internazionale condotto in Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti ha rivelato che il 60% dei responsabili HR fatica a colmare il divario di competenze, soprattutto
soprattutto a causa delle dimissioni dei lavoratori più giovani. Ok, la buona notizia è che molte aziende stanno già cambiando, riportando effetti positivi. Hanno capito che non si tratta di ascoltare i giovani per moda, ma di adattarsi a una trasformazione profonda. E le soluzioni non sono così assurde. Incentivare l'apprendimento continuo e la crescita personale, offrire maggiore flessibilità, comunicare meglio l'impegno dell'azienda su temi ambientali e sociali, formare manager capaci di motivare, ascoltare e valorizzare, favorire una cultura aziendale più sana e stipendi adeguati e chiedere direttamente ai lavoratori che cosa serve per farli restare. E il fatto è che nessuna di queste azioni va a scapito della produttività, anzi i dati dimostrano che aumentare la soddisfazione delle persone migliora anche i risultati aziendali. E quindi, direte voi, a parte qualche esempio positivo a livello europeo, in Italia le aziende si stanno muovendo per adattarsi a questo cambiamento, no? Non proprio. L'88% delle aziende italiane intervistate ha dichiarato di non voler fare nulla per fermare l'esodo dei giovani. E spesso questo accade perché la nostra cultura aziendale continua a vedere i lavoratori come degli ingranaggi facilmente sostituibili. Il fatto è che le richieste dei giovani non sono estreme, non vogliono privilegi, vogliono rispetto e ambienti sani. E non stanno rifiutando di lavorare, stanno rifiutando un certo modo di vivere il lavoro, dando valore alle aziende capaci di adattarsi in un'epoca in cui il senso del lavoro cambia di continuo. E chi saprà muoversi in questa direzione riuscirà a trattenere i talenti migliori, gli altri invece continueranno a formarli e poi a perderli.